proprio perché uno è fortunato, siccome ero di fretta, il tram era bloccato perché i pompieri stavano bloccando la strada per qualcosa che è successo. Dai! Stiamo salendo le scale per andare al comune, che dovrebbe essere qui. E quindi qui farò la prima parte delle cose burocratiche che devo fare. Morale della favola, di 3 cose ne abbiamo fatta una. Sono riuscito soltanto apparentemente a cambiare il numero di telefono legato alla banca, che è un'operazione che poi dovrò in realtà rifare, però intanto so come si fa, per cui questo dovrebbe quasi evitarmi di andare ogni volta in banca o comunque di andare nel panico. Bella regà, come avete visto non sono riuscito a fare alcune cose che dovevo fare, ma c'è una cosa che mi sta aiutando moltissimo in questi passaggi, il fatto di avere una persona sul posto che mi aiuta. Al di là del fatto che mi sta aiutando logisticamente, però c'è un altro aspetto che, essendo qui da 13 anni, mi sta effettivamente aiutando a impostare le cose qui. E alcune cose burocratiche non siamo riusciti a farle, ma perché effettivamente al comune di Lisbona o al municipio di Lisbona, anzi alla circoscrizione dove siamo stati, ci siamo trovati davanti ai soliti burocrati. Io ho la mia idea sulla burocrazia e vabbè, non è interessante adesso. Quello che è interessante è che però vi posso dire che avere qualcuno sul posto che ti dà una mano è sicuramente una cosa utile per 2 motivi. Primo, perché se siamo in un paese in cui non parliamo la lingua, anche se per esempio in Portogallo molti parlano inglese, però ti aiuta avere qualcuno che parla la lingua locale bene, perché se deve combattere con questi lo può fare nella loro lingua. La seconda cosa, è importante avere qualcuno che ti aiuta perché in generale probabilmente ha fatto quegli step e quegli step sono stati molto più sofferti e molto più complicati per lui perché ha fatto più errori, quindi sa cosa fare ma soprattutto sa cosa non fare. In più, terza cosa, per chi stesse pensando di spostarsi dall'Italia adesso, non sto facendo una pubblicità, però se vuole mi scriva qua sotto perché sicuramente ci sono dei consigli che posso dare rispetto al fatto di spostarsi perlomeno in Portogallo. Anche se è da poco tempo che ci sto, però c'è da tenere conto che molte aziende in realtà ti aiutano a fare delle cose. L'azienda in cui io lavoro, per esempio, mi ha aiutato a iniziare perlomeno a fare delle pratiche burocratiche, per cui adesso sì, devo correggere delle cose, però la ciccia è già stata fatta, quelle pratiche sono già state fatte. L'ultima cosa notevole, ed è una piccola riflessione che lancio così come una bomba e poi la chiudo, è il fatto che nonostante siamo in un paese dell'Unione Europea, in tutti i paesi dell'Unione Europea tutte le procedure burocratiche sono una diversa dall'altra. Facendo un paragone con un'altra unione di stati, mi domando se negli Stati Uniti d'America sia la stessa cosa, ossia se un cittadino newyorkese va in Arkansas, che deve fare? Se qualcuno ha questa informazione me la scriva nei commenti. Io vi dico bella regà, iscrivetevi al canale, sottoscrivete, mettete il pollicione, attivate il campanaccio, seguitemi su Instagram, fate tutte le cose che dovete, insomma, e io vi dico che se vediamo presto.